Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Questo appuntamento è il primo di una miniserie dedicata alla tecnologia di stampa 3D MJF. Analizzeremo le varie parti che compongono la stampa partendo dalla progettazione della build, ovvero il volume di stampa che viene riempito di polvere di nylon e in cui la stampante va poi a creare appunto i vari oggetti da stampare. Ma prima di partire, cosa molto importante, se volete rimanere aggiornati su tutte le tematiche inerenti alla stampa 3D vi consiglio di iscrivervi al nostro canale e se vi piace questa tipologia di video di metterci un mi piace e ovviamente anche di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Bando alle ciance, andiamo a vedere la prima fase della stampa 3D, che non è in realtà proprio stampa 3D, ma è la progettazione della build. Come vi dicevo all'inizio, la build è lo spazio all'interno della stampante che viene riempito di polvere di nylon e che poi la stampante andrà a fondere per creare appunto i vari oggetti. La prima cosa da tenere in considerazione nella progettazione appunto del volume intero di stampa e quindi del posizionamento dei vari oggetti è la distanza fra un oggetto e l'altro. Chiaramente la stampante va a fondere la polvere di nylon, ma se mettiamo due oggetti troppo vicino, questi due oggetti poi potrebbero fondersi fondamentalmente. Adesso chiaramente io sto semplificando un po', però per farvi capire, se questi due oggetti sono più vicini di 2 mm, potrebbe appunto crearsi una fusione tra i due oggetti stessi e quindi difficoltà poi nell'unboxing e il pezzo fondamentalmente è venuto male. Il secondo punto da tenere in considerazione nella progettazione della build è la deformazione delle superfici piane. Ora, come abbiamo detto, la build è composta da polvere di nylon che viene fusa. All'inizio chiaramente la polvere di nylon è allo stato solido, ma quando viene fusa prende le caratteristiche appunto di un liquido. E come potete fare anche un esperimento a casa vostra, prendete un bicchiere d'acqua, lo riempite appunto di un liquido, appunto di acqua, vedrete che prima di debordare l'acqua crea una leggera spanciatura al bordo del bicchiere, proprio perché i liquidi tendono a deformare sulle superfici piane. La stessa cosa fa il nylon fuso, a dire la verità all'incontrario rispetto all'acqua che crea una sorta di convessità, mentre il nylon fuso crea una concavità. Quindi quando avete una superficie completamente piana bisogna tenere in considerazione che i bordi di questa superficie piana potrebbero essere leggermente rialzati per via della concavità dovuta appunto allo stato liquido del nylon. Quindi le superfici piane, soprattutto quelle molto grandi, sull'asse X e l'asse Y, sono molto soggette a questa capillarità superficiale che viene comunemente detta appunto deformazione delle superfici piane. Come fare però per evitare questo fenomeno? Molto semplice, basta prendere l'oggetto e ruotarlo di almeno 25 gradi in maniera da evitare la planarità appunto della superficie. Noi consigliamo di non ruotare il pezzo più di 25 gradi proprio per non incorrere in un altro difetto denominato solitamente stair stepping oppure semplicemente scalettatura. Per spiegarvelo prendo l'esempio magari di un file in stampa 2D, quindi una classica grafica che magari possiamo fare tutti al computer. Se voi prendete l'immagine e la ruotate molto, vedrete che la superficie non viene esattamente dritta, ma verrà tutta leggermente scalettata e così farà appunto anche il vostro pezzo in stampa 3D. Chiaramente la situazione è un pochino più complessa di questo, però per farvi capire l'effetto, per renderla un po' più semplice, mi sembrava l'esempio più indicato. Come abbiamo detto, la stampa MJF lavora sulla polvere di nylon andandola a fondere tramite dell'energia generata dalle lampade appunto all'interno della stampante. Questa energia però può creare anche un difetto chiamato thermal bleed, cioè l'accumulo di polvere fusa anche dove non ci dovrebbe essere. E questo è chiaramente visibile quando si va a fare quel processo che poi vedremo in un'altra puntata, che è la sabbiatura, perché rimangono appunto dei grumi proprio di polvere più chiara in parti dove in realtà non ci dovrebbe essere polvere fusa. Questo fenomeno è molto probabile che si presenti in zone con superfici cave. Facciamo l'esempio come prima del bicchiere d'acqua. In questo caso prendiamo solo il bicchiere. Il bicchiere, mettendolo rovesciato, verrà fuso nella parte in cui deve essere appunto fuso a seconda del file, ma il calore che viene generato dalla fusione e va verso l'alto trova come ostacolo il fondo del bicchiere, che in questo caso è in alto, e quindi non riesce ad essere disperso all'interno della build e quindi va a fondere anche un po' di quella polvere che è vicina al fondo del bicchiere. Se invece il bicchiere fosse rovesciato, quindi come normalmente lo utilizziamo, il calore generato dalla fusione verrebbe disperso
all'interno della build non trovando poi altri ostacoli, e quindi si potrebbe evitare questo fenomeno detto appunto thermal bleed. Un altro punto da considerare per creare la nostra nested build sono chiaramente le dimensioni della nested build, quindi cosa posso stampare, che dimensioni devo considerare. Si possono inserire chiaramente più pezzi all'interno di una build, fino ad un volume massimo di base 380 x 284 mm e altezza variabile sull'asse Z di 380 mm. Bene, siamo giunti fino a qui con la costruzione della nostra build. Ora la seconda fase, che vedremo nel prossimo video, quindi mi raccomando seguiteci sul canale, sarà appunto la stampa vera e propria. Quindi vi aspetto alla prossima volta. Ciao a tutti e buona stampa 3D!